Oltre Radio. E siamo già in collegamento con Stefano Scarlata, H. Steve Taylor, il chitarrista dei Duran Duran. Buonasera Stefano, come Ciao vai? Simona, Come va in quel di Milano? ma abbastanza bene, dai. Come va? Vedo a voi va sicuramente meglio, vedo che voi mangiate, Sì, mi avete fatto qui salire la glicemia con i dolci che avete mangiato voi. quel poco che si può fare a dovuta distanza. Ah, Siamo certo. noi quattro distanziati, io di qua, loro di là. Oh, si fa quello che si può, insomma. E allora, cosa stanno facendo i Duran Duranis in questo momento? Vabbè, si può pensare che non stanno facendo, tra virgolette, però ci sono in ballo dei progetti, delle collaborazioni nuove, insomma, dai, dici Ci, qualcosa. ci sono un sacco di cose nuove e noi siamo praticamente sui blocchi di partenza. Appena avremo la possibilità partiremo a razzo con delle cose anche particolari. Abbiamo in pancia un progetto acustico anche con Luca, e avremo l'occasione con questo progetto acustico di presentare delle canzoni che non sono mai state fatte dal vivo, neanche da quelli originali, chiaramente. Insomma, delle E chicche. assolutamente delle cose veramente incredibili che io personalmente, e credo anche Luca, non vediamo l'ora di farvi sentire. Bene, bene, Quindi bene. non mancate i prossimi appuntamenti. Ecco, ovviamente questa cosa non andrà a sostituire i concerti soliti, Certamente. completo, ma diciamo che andiamo a completare il nostro tributo, ecco. Ecco, quindi questa nuova idea, diciamo, tu e Luca, e poi so anche che mm, vi siete messi sotto l'ala di una fortissima agenzia, l'agenzia più importante d'Italia per quanto riguarda la musica anni 80. Ci puoi un po' parlare di questa agenzia? Sì, direi che dire Italia è un po' riduttivo perché comunque ci sono anche parecchi personaggi internazionali che, diciamo vengono seguiti da questa agenzia. Per cui è un bellissimo progetto e anche qui abbiamo già delle date, tra virgolette, col punto di domanda e non vediamo l'ora di partire, ecco. Perché qui insomma le date si mettono, dopo 2 giorni bisogna cancellarle. È sempre così, è tutto un saliscendi di emozioni, di arrabbiature. Insomma, io credo che quando poi finirà veramente tutto ci divertiremo un mondo, o no? Dico, Esatto, esatto. In queste situazioni poi è ancora più bello quello che viene dopo. E certamente, Come dice sempre Luca, il concerto più bello è quello che dobbiamo ancora fare. certamente, magari aprire un concerto dei Duran. Oh. Chi lo sa? Oh, cosa? Chi può dirlo? Non Chi può si sa, dirlo? non si sa. Anche, anche loro ogni tanto ci seguono un po', insomma, ci sono delle interazioni con loro, Sì, quindi insomma, vedremo. Mai indubbi- dire mai. indubbiamente, per forza, per essere la tribute più forte dei Duran Duran ci devono essere delle interazioni con i ragazzi su che stanno a Londra, i nostri amatissimi Mai Duran poi. Duran. Ecco, quindi ecco, diciamo, la collaborazione sarà fatta con l'Urania Corporation di Michele Siviero e Esatto. lui collabora, collabora, ha sotto la propria ala, oltre ai Duran Duranis e anche ai Communication, perché esiste appunto il progetto Spandau versus, Degli Spandau. ecco, ha sotto l'ala, diciamo, la Samantha Fox, a Paul Young, i Righeira e tanti Ryan altri. Perry.
la Sabrina Salerno, insomma, cioè, internazionali, più di così, poi sono... Insomma, Dimmi. un sogno che si è avverato, che si è avverato di fatto. Perché Indubbiamente. comunque sono tutti personaggi che, vabbè, io personalmente da bambino e anche voi sicuramente abbiamo sempre seguito cioè vederci comunque bene o male accostati a questi personaggi è una grandissima soddisfazione. Sarà bellissimo quando tutto appunto sarà finito ritrovarsi nel backstage con questi artisti. Guarda, Ma io poi già... tra l'altro c'è già un concerto, non posso dire con chi, diciamo solo da settembre in avanti, che sarà con un personaggio molto, molto importante. Quindi speriamo, incrociamo le dita e Certo, cerchiamo certo, certo, di, certo. di fare in modo che questa situazione si sblocchi a più presto. Sicuramente. Senti Stefano, hai qualcosa da aggiungere? Vuoi qualcosa, dire qualcos'altro, insomma, tu di personale? Cosa fai a casa? Perché so che tu lavori da casa. Sei lì tutto il giorno al computer o ogni tanto... Io personalmente in questo periodo non sto soffrendo più di tanto, lo ammetto, perché io a casa ho sempre avuto un sacco di cose da fare. Ho il mio studio, la mia chitarra, anzi le mie chitarre, e sto cogliendo l'occasione per studiare un sacco, perché non bisogna mai fermarsi di studiare nella vita. E in particolare sto studiando ho ripreso diciamo delle cose che non studiavo più da quando avevo 20 anni, insomma Van Halen, Malmsteen, dei personaggi, dei chitarristi del genere. Quindi mi sto divertendo un sacco a fare queste cose, fare registrazioni, video e quant'altro. Perfetto, dai. E la sfortuna, io personalmente mi ritengo fortunato, poi sto leggendo un sacco di libri, vedendo un sacco di serie TV, insomma, quello che si può fare, ecco. Mi Certamente, adatto. certamente. Allora, visto che il brano che seguirà a questa tua intervista è Planet Earth, ci vuoi dire qualcosa di questo brano? Allora, questo è stato il primo singolo in assoluto dei Duran, che ha dato il via praticamente alla loro grandissima carriera. E cosa si può dire? Una cosa importante che mi viene in mente è che diciamo che ha dato il via anche a tutto il filone del loro rapporto con il pianeta Terra e l'universo, diciamo. Perché c'è proprio un filone Certamente. da Planet Earth, che poi coinvolge anche altre canzoni, un album che era Astronaut del 2004, e fino ad arrivare al concerto per i 50 anni della NASA che hanno fatto in estate, no? Certamente. E, ecco, una cosa curiosa che in pochissimi sanno, che questa canzone, Planet Earth, veniva utilizzata dalla NASA proprio eh, all'arrivo degli Space Shuttle, al ritorno degli Space Shuttle sulla Terra. Fantastico. E un'altra cosa, quando il tempo era brutto, usavano la canzone Hold Back the Rain Certo, per portare fortuna, per far sì per che non... rimanere a tema. Certamente, molto bello, molto Ma simpatico. questa è una cosa vera, quindi non è una cosa detta per scherzo, è una cosa assolutamente vera. Quindi ecco, è una curiosità. Allora Stefano, ti devo aggiornare su quello che stanno scrivendo in chat, la Stefania Gambarotto, Roberto Catalano, mi chiedono attraverso me di suonare qualcosa, ma io penso che sia più opportuno magari, quando sarà possibile, che tu assieme a Luca, quindi Steve Taylor e Luke Le Bon, un acustico qui in radio. Tanto da Milano qui si fa la svelta e quindi ci si può organizzare. Cosa dici? Sì, sì, assolutamente, possiamo Eh? organizzarlo. Perché ecco, Allora,
spieghiamo tecnicamente perché non si può fare a distanza. Ecco, C'è spieghiamo. un problema tecnico che si chiama latenza, che fa sì che quello che io suono arriva in ritardo a Luca Ecco. e poi torna in ritardo a me. E quindi è impossibile suonare in questo Bisognerebbe modo. un pastrocchio. Giuro, abbiamo fatto delle prove con Luca qualche settimana fa, che Luca potrà confermare che è una situazione disastrosa, assolutamente impercorribile. Certo. Va bene, quindi abbiamo anche spiegato il perché, ragazzi, abbiate pazienza. Allora, Stefano, chiudiamo qui questa mini intervista. Proseguiamo dalla regia con il brano di Planet Earth. Un attimo, vogliamo sentire un giro di chitarra. Un giro di chitarra, dai, vai col giro di chitarra senza la voce, dai, vai. Ma si sente? Sì. E vai, grandissimo. Dai, facciamo così. Io posso andare avanti ore e ore a suonare, però cioè, purtroppo così è un È un po'. po', sì, ma i radioascoltatori, i surfer comprendono benissimo, diciamo, le problematiche di questo tipo. Allora, ti rinvitiamo a Oltre Radio insieme a Luke Leban appunto per un acustico. Voi due, solo voi due, io me ne vo e vi lascio suonare per la felicità delle duraniane e non. Bene, dai, allora Ok. Planet Earth è pronta per partire. Ti ringraziamo tanto e alla prossima. Ciao Grazie a Stefano. voi tutti e a tutti. Ciao Ciao, Simona, grazie, grazie. ciao, un Ciao bacio. ciao. Ciao, ciao, ciao.